Benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. In attesa che arrivino i primi X8 Pro in consegna, oggi provo l'X8 2022 V2 che con questo accessorio e con il radiocomando che abbiamo appena visto può essere considerato una specie di drone Enterprise. Tra l'altro con l'X8 Pro questo drone può ricevere dei grandi sconti, quindi potrebbe essere una buona occasione di acquisto, visto che le differenze con il Pro non sono poi così tante. Infatti il V2 ha un sensore da 0,5 pollici, mentre il Pro ha un sensore da 0,76 pollici. Tuttavia il Pro ha i sensori evitamento ostacoli anteriori, posteriori, inferiori e in più ha qualche minuto in più di autonomia, 40 minuti invece di 35 con la batteria standard, mentre con la batteria Plus il Pro raggiunge 47 minuti dichiarati. Inoltre il Pro ha un protocollo radio Rocklink 3 che migliora la distanza, in ogni caso anche il segnale radio dell'X8 V2 è ottimo, non mi ha dato problemi. Molto interessante il radiocomando con display integrato da 1000 nit di luminosità che si riesce a vedere anche sotto i raggi diretti del sole, ha molte funzionalità, ha un microfono integrato, integrata anche l'app Navi 2022 che è quella che gestisce il drone, però possono essere caricate anche altre app perché è un sistema Android aperto, quindi si possono caricare altre app. Radiocomando molto versatile che nella nuova versione TX10A può pilotare sia il V2 sia X8 Pro sia X8 Mini, dice la FIMI. Può essere considerata una specie di DJI RC Pro da 1000 euro, ma questo costa intorno ai 300 euro, spese doganali e IVA inclusa. L'aspetto è un po' plasticoso, ma a questo prezzo non si può avere tutto. Come possiamo notare ha molti tasti funzione, ha anche il selettore centrale per le 3 velocità, Cine, normale e sport. L'app è completa e ha molte funzioni automatiche, tra cui il volo a waypoint. Il radiocomando possiede possibilità di interfacciamento HDMI, anche la possibilità di inserire una SIM telefonica 4G, uscita cuffie e micro SD card per contenere le registrazioni di schermo e gli screenshot. Ci sono anche 2 ghiere, 2 switch a leva, 2 tasti funzione nella parte posteriore, compresa la possibilità di installare una batteria esterna. Insomma, un radiocomando che è più Enterprise che Consumer. E a proposito di Enterprise, vediamo subito come funziona questo accessorio megafono più trasporto di materiale. C'è un servo che si può aprire e chiudere e che quindi blocca l'apertura. Basta applicare la chiusura e si chiude. E in questo modo possiamo trasportare del carico. Ad esempio nel mio caso ho agganciato una piccola bottiglietta che vedremo in azione tra poco. Eccola qua. Prima però voglio provarlo senza carico, quindi per vedere come si comporta senza carico, come si comporta normalmente. E allora procedo con il decollo, solito impulso automatico per dispiegare le eliche e poi si alza. Ed eccolo qua il FIMI X8 2022 V2. Vediamo come mantiene l'overing, in questo caso c'è in azione sia il GPS che i sensori VPS verticali, che fa uso della telecamerina e del sensore infrarossi. Posizionamento diciamo abbastanza preciso, non precisissimo, comunque c'è anche un po' di vento che lo disturba e ho visto che l'aggancio dei satelliti è stato un po' lento perché manca la costellazione Galileo probabilmente. Vediamo come si comporta in volo nella risposta ai comandi. Chi è abituato ai droni DJI all'inizio magari non si troverà con i droni FIMI perché hanno un comportamento di volo leggermente diverso, soprattutto in fase di frenata quando si rilasciano gli stick, ma dopo qualche minuto di esercizio ci si abitua e si può far volare
questo drone in modo ottimale. Comunque sull'app ci sono tutte le possibilità di personalizzazione, di velocità massime in laterali, ascesa, discesa, expo e via dicendo, e quindi si può personalizzare a seconda delle proprie esigenze e trovare setup ottimale. Vediamo un po' di video on board. Il sensore, come ho detto, da mezzo pollice, 48 megapixel, 4K 30 fps è la definizione massima. In particolare, questo movimento l'ho fatto io col gimbal, però in particolare quando si cambia altezza c'è forse un po' di effetto gello, però niente di drammatico. Tra l'altro guardate come spiccano gli alberi verdi in mezzo agli alberi senza foglie. Siamo in primavera, metà primavera, quindi tra poco tutto diventerà più verde e colorato. Tra l'altro segnale radio molto forte, sembra di essere in FCC e probabilmente lo è, anche se siamo col protocollo Rocklink, versione precedente a quello del Fimi X8 Pro, è comunque un ottimo segnale radio. Vediamo un po' di flickering in questo momento, mi sto abbassando di quota, abbiamo la luce bassa, gimbal orizzontale e quindi c'è questo flickering causato dalla luce che va contro le eliche, quindi provocano questo effetto con la camera orizzontale. Però per il rapporto qualità-prezzo è un problema di poco conto, visto quello che offre questo drone. Ma proviamo l'accessorio che fa diventare questo drone Enterprise. Come avete appena sentito, gli ho fatto dire ciao dal megafono inferiore. Vediamo a che distanza si riesce a percepire. In pratica, ecco, scrivo sull'interfaccia del testo, ad esempio ciao, poi premo play e il drone lo ripete. Posso anche registrare un messaggio vocale da ripetere, però ho notato che non ha la stessa potenza di uscita rispetto al testo scritto. Provo da più lontano. Ecco, avete sentito ciao. Vado ancora più in alto. Ecco, ha detto di nuovo ciao. Possibilità molto utile in molte situazioni come quelle della ricerca e soccorso, per tranquillizzare eventuali dispersi ritrovati. E adesso vediamo come sollevare del peso. Abbiamo visto in precedenza come chiudere il blocco per trasportare delle cose, in questo caso il blocco che ha chiuso una corda a cui ho attaccato una bottiglietta con dell'acqua dentro. Vediamo come si comporta il drone con questo peso, soprattutto durante le manovre, se si sbilancia, se riesce a mantenere il controllo. Sembra di sì, per adesso sembra che riesce a sollevarlo. Ovviamente la bottiglietta non è proprio piena, perché di targa può sollevare 250 grammi di payload, comunque un payload più che sufficiente per trasportare ad esempio medicine e prime presidi medici per eventualmente il soccorso di delle persone magari disperse, come primo ausilio in attesa dei soccorsi umani. Vediamo come si muove, come si comporta. Vedete che nonostante lo sbilanciamento del peso riesce a mantenere l'assetto. Ovviamente la corda può anche essere più corta, io l'ho fatta lunga proprio per verificare questi aspetti, come in questo caso che dondola. Anche lo stop riesce a stopparsi bene senza incertezze. A questo punto, se io premo lo sblocco sul radiocomando, rilascio il carico, ma in Open Category è vietato rilasciare carichi, quindi non lo farò, perché in questo caso simula un'operazione Open Category. Se fossi in specifiche potrei anche rilasciare il carico.
Anche se sto facendo una prova a bassa quota eccetera, non voglio violare il regolamento droni, quindi non vi farò vedere lo sgancio, perché non lo farò, però è possibile sganciare, basta premere e dopo 3 secondi si sgancia e si rilascia la bottiglia. Prima di salutarvi voglio dire 2 cose. La prima è che la versione X8 2022 che abbiamo visto in questo video, quindi la V2 con anche il megafono e il gancio con 2 batterie, è in offerta in questo momento a 551 euro, tutto compreso, quindi IVA italiana compresa, dazi doganali inesistenti, si paga esattamente quello che vediamo scritto qua. Mentre se invece compriamo ad esempio da AliExpress o dal sito della Fimi, inizialmente vediamo un prezzo inferiore, però rischiamo di avere il pacco bloccato alla dogana, perché da luglio 2021 c'è un nuovo sistema doganale che praticamente non fa più passare nulla senza dogana, senza IVA, perché il venditore deve pagare in origine i dazi e l'IVA doganale, oppure deve essere pagata alla frontiera. Prima scappavano tanti pacchi, adesso è più difficile non pagare dazi e IVA, e Banggood si è già adeguata da tempo a questo sistema, quindi tutto quello che si compra su Banggood è completo di tutto, non c'è rischio di avere blocchi doganali o ulteriori spese. Pertanto i prezzi più attendibili sono quelli che vediamo su Banggood e su altri siti simili che pagano già l'IVA e la dogana in origine. Sempre su Banggood è possibile comprare la nuova versione del radiocomando con monitor che abbiamo visto nella mia prova. Questa però è la nuova versione. Nella mia prova abbiamo visto il TX10, questo invece è il TX10A, che aggiunge, oltre a essere basato su Android 12 se non ricordo male, mentre la versione che abbiamo visto è Android 9, aggiunge il nuovo protocollo di trasmissione e la compatibilità con anche oltre che con X8 Pro, anche con le 2022 normale, il 2022 V2, ma anche dice Fimi in futuro sarà compatibile con l'X8 mini, che adesso è arrivata alla versione V2 anche l'X8 mini. Quindi attenzione a non comprare il TX10 perché ormai è vecchio, è quello che avete visto nel mio video. Dovete comprare il TX10A se volete la compatibilità immediata con il X8 Pro e anche con il 2022 V2 e il 2022 normale. Come vedete il TX10A è basato su Android 12, però non supporta la rete 4G, mentre invece il TX10 la supporta. Sono contraddizioni che vanno a sfavore della Fimi, non sono soltanto contraddizioni Fimi, ma un po' tutti i produttori, anche DJI stessa ha contraddizioni simili. Un modello supporta una cosa, il modello nuovo non la supporta e via dicendo. Tuttavia, per chi ha già comprato il TX10, quindi non la versione A, la nuova versione, ma la versione vecchia, qualcuno si è lamentato, come leggiamo qua, ha comprato il Fimi X8 Pro, quindi l'ultimo drone, però con la TX10 che abbiamo visto nel video, quindi il radiocomando vecchio, e ha scoperto che non va più bene. Fimi però ha risposto, non direttamente a questo utente, ma a un altro utente, che il vecchio TX10 può essere adattato anche all'X8 Pro tramite un aggiornamento firmware che sarà rilasciato in futuro, non si sa quando, però chi ha il TX10 che abbiamo visto nel mio video potrà fare l'upgrade e renderlo compatibile anche con l'X8 Pro ed eventualmente, a quanto ho capito, anche con X8 mini. Speriamo, dico io, vedremo quando sarà rilasciato questo firmware. Bene, direi che per ora è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Vale la pena prendere l'X8 Pro oppure è meglio approfittare degli sconti sulla versione 2022 V2 e rinunciare ai sensori anticollisione e qualcosa in meno rispetto alla qualità video e l'autonomia, però risparmiare? Secondo me l'X8 2022 V2 con il modulo altoparlante più gancio di traino, chiamiamolo così, e 2 batterie a poco più di 500 euro, secondo me può valere la pena.
Ditemi la vostra nei commenti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e vi saluto. Buona continuazione e ci vediamo con il prossimo video su Quadricottero News.